Bentornati in soffitta, cari soffittari. Qui, tra ricordi che profumano di carta stampata e sogni in Technicolor, oggi vi porto a riscoprire una delle regine assolute dei fotoromanzi italiani. Una ragazza che ha fatto battere i cuori di milioni di lettori con il suo sguardo intenso e il suo fascino irresistibile. Parliamo di Caterina Piretti, conosciuta da tutti con il nome d'arte di Katiuscia. Iscriviti subito alla Soffitta di Pippo per non perderti nessun episodio. Celebriamo un'epoca di libertà, bellezza e dive indimenticabili. Ne vedremo delle belle, anzi di bellissime. Attiva la campanella e partiamo. Nata a Trapani il 10 febbraio del 1957 da padre bolognese e madre albanese, Katiuscia cresce a Roma insieme ai fratelli, tra cui Paola Pitti, anche lei protagonista di fotoromanzi. E pensate un po', la nostra Caterina mette piede nel mondo dello spettacolo già da bambina, a soli 5 anni, recitando in Caroselli e comparendo perfino in film come Mafioso con Alberto Sordi. Insomma, il destino sembrava già scritto. Ma è nel 1972, appena sedicenne, che esplode la magia. Entra nella storica casa editrice Lancio e diventa subito un volto di punta. Il suo debutto da protagonista avviene con Ho 15 anni e ti amo, e da lì un'ascesa vertiginosa. In appena 4 anni interpreta ben 197 fotoromanzi, di cui 187 da protagonista. Numeri che oggi ci sembrano incredibili, ma che raccontano quanto fosse amato questo genere popolare, capace di vendere milioni di copie e di riempire le edicole come fossero piccoli cinema a fumetti. La coppia che fa sognare di più? Quella con Franco Gasparri, il bello per eccellenza delle storie Lancio. Insieme diventano il simbolo della stagione d'oro dei fotoromanzi, veri e propri idoli per un'intera generazione. Ma Katiuscia divide la scena anche con Michela Rock, Jeff Blyne, Max Delais e tanti altri volti noti da copertina. E mentre la popolarità cresce, il pubblico si affeziona a quella sua aria dolce e ribelle allo stesso tempo, capace di trasformare ogni foto in una piccola emozione. Il successo è talmente grande che quando lascia la Lancio per passare alla concorrenza di Grand Hotel, la casa editrice le dedica addirittura una rivista tutta sua, la testata Katiuscia. Avete capito bene, un giornale che porta il suo nome, segno che era ormai un'icona pop. E il cinema? Anche lì non mancano le apparizioni. La ricordiamo in pellicole come Ancora una volta a Venezia del 1975 e L'unica legge in cui credo del 1976, accanto a volti legati al mondo dei fotoromanzi. Un percorso che poteva aprirle 1000 porte, ma che si interrompe presto perché la vita di Katiuscia non è stata tutta rose e fotoromanzi. Dietro i riflettori, infatti, arriva anche il tempo delle ombre. La giovane diva conosce gli eccessi e il mondo delle dipendenze, che negli anni '80 la allontanano dalle scene. Una caduta dura che avrebbe potuto spegnere per sempre la sua luce, ma, come nelle storie che aveva interpretato, anche per lei arriva il momento della rinascita. Katiuscia si sposa, diventa madre e lentamente si costruisce una nuova vita, più semplice ma autentica. Eppure il legame con il pubblico non si è mai spezzato. Nel 2014 pubblica l'autobiografia Katiuscia, la diva ribelle, un libro intenso in cui racconta successi, errori e risalite senza filtri, con la sincerità di chi ha davvero vissuto. Poi nel 2021 regala ai lettori i racconti di Katiuscia, una raccolta di storie e memorie che hanno il sapore di vita vissuta e che lei stessa ha continuato a condividere attraverso il suo blog personale. Negli ultimi anni l'abbiamo rivista anche in televisione come ospite del programma Le ragazze su Rai 3, dove ha raccontato con emozione e ironia quel suo percorso straordinario, da icona delle edicole a donna che ha saputo rialzarsi con forza. E oggi mantiene viva la sua presenza anche sui social, continuando a dialogare con chi non l'ha mai dimenticata. Insomma, Katiuscia non è stata soltanto una diva di carta patinata, è stata un simbolo generazionale, un volto che ci ricorda un'Italia che sognava anche attraverso i fotoromanzi, in un'epoca senza smartphone né streaming, dove bastava una copertina per fare innamorare milioni di persone.
E adesso, cari soffittari, tocca a voi. Vi ricordate di Katiuscia? Avete mai sfogliato un suo fotoromanzo o avete conservato qualche numero della mitica Lancio? Scrivetelo nei commenti, perché sono proprio le vostre storie che tengono viva la soffitta. Se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciarmi un like e di condividere. Iscriviti alla Soffitta di Pippo per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla Soffitta di Pippo. Ciao!